like a Hellcat. Ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale e benvenuti a questa nuova recensione. Io sono Alessandro e oggi, come avevo promesso, faccio questo esperimento di un video in cui racconto parte delle schifezze che guardo per voi durante la settimana pur di trovare poi un film che valga la pena di recensire. L'ho trovato? Sì. Vi parlo comunque di 4 film rapidissimamente per farvi capire che boiate che escono in questo periodo. Io che guardo tutto, pur di dirvi che questo film fa schifo, naturalmente prima ve lo guardo, prima lo vedo e poi lo giudico, perché non giudico mai a priori. Cominciamo. Primo film, cagatissima, Red's Point. Che cos'è Red's Point? Un film che parla del diavolo del New Jersey. Il film si apre con un incidente d'auto, gli occupanti escono, il diavolo del New Jersey, che è questa figura che non si capisce bene a metà fra un lupo mannaro, un coyote, una figura antropomorfa, eccetera eccetera, sbrana tutti tranne una ragazza che scompare. Anni dopo c'è una la sorella di questa ragazza, che intanto è cresciuta, che era scampata al massacro, la quale si fa convincere da degli amici: guarda, tua sorella non è morta, è stata semplicemente rapita, è tutto frutto di una manipolazione, c'è un complotto internazionale sotto, eccetera eccetera. Si fa convincere e vanno lì, guarda caso, dove è stato fatto il rapimento, dove c'è il diavolo del New Jersey. Alla fine tutto si complica, non si capisce niente di quello che accade durante il film. Alla fine effettivamente questa ragazza viene fuori, si scopre che effettivamente non era morta, è cresciuta lì nei boschi, non si sa bene cresciuta da chi. Alla fine c'è una colluttazione, c'è uno sbranamento totale, la ragazza si dimostra essersi trasformata anche lei in un lupo mannaro, sbrana tutti, muoiono tutti felici e contenti, una schifezza inenarrabile, effetti speciali poverissimi, attori non ne parliamo proprio, trama che non si capisce un cavolo dall'inizio alla fine, chi c'è sotto, chi c'è dietro, poteri forti, eccetera eccetera. Non si salva assolutamente niente, una vergogna totale, così come la vergogna totale è il secondo film di cui vi parliamo di Chariot. Mi ero fatto convincere dal fatto che in questo film c'è quella leggenda vivente che è John Malkovich, ma John Malkovich, ragazzi, purtroppo ha preso la stessa strada in discesa di Bruce Willis, solo che Bruce Willis abbiamo capito che aveva dei problemi di salute gravi che lo spingevano a fare questi film in cui lui stesso non ci capiva niente, perché non riusciva a interscambiarsi con gli altri attori e con i registi, perché purtroppo la malattia che lo affligge lo stava sempre di più degenerando. John Malkovich, che scusa c'hai nel fare questi film che fanno schifo uno più dell'altro e fai sempre lo stesso personaggio, questo psicopatico che sorride così con i denti da fuori, sempre lo stesso, a volte un dottore, a volte un investigatore, a volte è un agente segreto, ma sta facendo sempre le stesse schifezze dei film. In questo Chariot lui praticamente è uno psichiatra che ha in cura un ragazzo che fa sempre lo stesso sogno, che si interrompe sempre allo stesso punto. Alla fine si cerca di scavare nella mente di questo ragazzo e viene fuori che addirittura la ragazza di cui si innamora e che cerca di sbloccarlo praticamente non è altro che una ragazza che lui ha amato in una vita passata, quindi c'è un collegamento fra la vita attuale, le vite passate. Non si capisce bene nemmeno il regista dove andare a parare. Alla fine John Malkovich viene fuori che è un dottore, ma che cerca di mettere diciamo così in linea e quindi di riparare lo spazio-tempo che sembra essersi inclinato, perché questo ragazzo ha aperto dei portali fra le varie realtà con i sogni che fa. Non si capisce niente, alla fine muoiono tutti, si capisce che magari non era il ragazzo che stava sognando, ma è la ragazza che sognava lui, perché il ragazzo a un certo punto scompare, ma restano in vita le ragazze, 2 che si erano nel frattempo innamorate di lui. Non si capisce niente, cioè, ma il problema è che nemmeno il regista sa che pesci prendere. C'è un deragliamento totale con questo povero Cristo di John Malkovich che ogni tanto compare con queste parrucche viola, che non ha senso. Ma che razza di film sono? Ma che cacchio mi fate vedere? Solo perché c'è il John Malkovich? Ma lasciamo stare, ragazzi, passiamo al terzo film. Cominciamo a salire un pochettino di livello. Questo film è parzialmente interessante perché lo spunto di partenza mi è piaciuto, lo sviluppo fa schifo, parliamoci chiaro. Allora, mi è piaciuto perché sapete che sono un amante degli anni 80, sono un ottantino cresciuto Commodore 64 con l'Amiga e tutto il resto, quindi venitemi a parlare di avventure testuali
magari alcuni di voi se le ricordano, altri invece magari sono nati dopo e non capiscono che cosa sono, quelle avventure che sono semplicemente righe di testo nelle quali c'è scritto: c'è uno stagno, puoi andare a destra, a sinistra o avanti, che scegli? Vai avanti. Ti trovi davanti a un mostro, che fai? Scappi, lo affronti, sì, no, semplicemente di testo. E si passavano le giornate intere, le nottate intere a fare queste avventure di testo che a volte non portavano a niente, altre volte invece erano appassionantissime e fatte benissimo. In questo film si parte da un'avventura di testo che però è stata fatta con un codice capace, diciamo così, di modificare la realtà, un codice stregato, e praticamente chiunque giochi a questo gioco viene posto di fronte a delle scelte che si materializzano. Quindi questo protagonista, almeno quello iniziale, gli viene chiesto: hai bevuto una birra, ok, ne vuoi un'altra? Oppure vai via, ne voglio un'altra, poi e gli compare un'altra birra. E così praticamente di domanda in domanda, da cose stupide appunto come vuoi una birra o vuoi un caffè, si passa a scelte sempre più difficili, sempre più complicate, che addirittura mettono in ballo poi la vita delle persone. Chi vuoi salvare fra Tizio e Caio che stanno entrambi per morire? Il film, non l'ho detto, si chiama Choose or Die e lo trovate su Netflix anche in italiano. Guardatelo perché lo spunto è veramente interessante. Poi però anche qui il regista perde di mano il filone del film, alla fine si intriga in una maniera impensabile ed incredibile, soprattutto quello che mi ha dato fastidio, la recitazione del ragazzo, del coprotagonista, del giovane, questo sconosciutissimo attore che fa delle facce tutte strane, tutte schifate, è paranoico, si muove a scatti e fa delle facce sempre così esterrefatte, davvero una cosa orribile. Questo ragazzo spero di non vederlo mai più recitare in un film, a differenza invece della sua controparte femminile, che mi ricordo molto, Zendaya, che recita benissimo e che mi è piaciuta veramente tanto. In questo film noi abbiamo innanzitutto a voce Robert Englund, quindi Mr. Nightmare, Freddy Krueger, che compare con la sua voce. Già questo sarebbe, diciamo così, sufficiente ad garantire la sufficienza del film, perché è colui che praticamente sponsorizza questo gioco sostanzialmente. E poi abbiamo anche una figura come Eddie Marsan, che abbiamo visto in altri film, da Deadpool al Sicario, ad Hancock, a Sherlock Holmes, un attore lanciatissimo che ha fatto più di 100 pellicole, lo riconoscerete sicuramente. I due ragazzi giovani giocano a questo gioco, la ragazza soprattutto viene involucrata in questo gioco, coinvolge anche il ragazzo che alla fine farà una brutta fine, perché fra le scelte tra chi salvare lui ci rimette sostanzialmente ad un certo punto. Mi piace molto il fatto che si arriva al quarto livello, uccidi il boss. Il boss chi è? È proprio Eddie Marsan, che è stato il primo, inizialmente il primo uomo a giocare a questo gioco, che addirittura ha sacrificato gli occhi e la lingua del figlio e alcune parti anatomiche anche della moglie, proprio perché giocando a questo gioco lui non sapeva di stare alterando la realtà e gli chiedeva: cosa vuoi sacrificare, l'occhio di questo o la lingua di quell'altra? E lui sceglieva, e nel frattempo di là nella stanza la moglie e il figlio si tagliavano la lingua, si mettevano le cose nell'occhio. Il film è stranissimo, parte bene, poi purtroppo, ripeto, diventa un po' cervellotico, molto molto lento, soprattutto nella parte centrale. Alla fine mi è piaciuto molto questo scontro, anche se poi uno scontro finale con il boss, appunto questo signore e questa giovane attrice, anche lì il regista complica le cose e ci fa capire sempre in maniera molto molto ritardata quello che sta succedendo. Praticamente ve lo spiego: quando la ragazza dà un colpo al boss, ferisce se stessa, e viceversa quando il boss dà un colpo alla ragazza, ferisce se stesso. Quindi alla fine si devono fare del male da soli. Lui si taglia la gola perché la ragazza comincia a perdere sangue, lei si dà una coltellata perché lui comincia praticamente ad avere dei mancamenti. È una scelta molto interessante, sembra molto un videogioco, e proprio perché sembra un videogioco mi è piaciuto tanto. Le atmosfere sono molto ottantine, perché questi ragazzi sono amanti dei computer, quindi si scambiano Atari, si scambiano Amiga, sono molto amanti degli anni 80, e questo già mi fa impazzire. Ripeto, il film si lascia guardare, non è un capolavoro, lo spunto è interessante, lo svolgimento un po' meno. Veniamo al quarto film, quello che mi è piaciuto più di tutti e che vi volevo raccontare, che si chiama The Cellar. The Cellar è un film molto strano perché non uso tanto, soprattutto ultimamente per i film ultimamente usciti, il termine sconcertante. È sconcertante questo film e mi è piaciuto veramente tanto, nonostante lo spunto di partenza
pensa sia sempre lo stesso, la famiglia americana che si trasferisce dove? Non in un appartamento al 18° piano di un edificio, ma in una casa di campagna sperduta dove nel passato sono successe le peggiori angherie del mondo, perché durante il film lo scopriremo, questa casa è stata vinta all'asta, questo povero Cristo del marito l'ha pagata 4 soldi, voleva riavvivare il matrimonio che stava andando in crisi, i figli adolescenti, si trasferisce praticamente in culo al mondo dove ci sono i fantasmi e siamo tutti quanti felici e contenti. Torniamo, The Cellar, che cos'è? The Cellar è questa casa, sembra quasi un alveare sostanzialmente, questa casa ha delle caratteristiche, è piena di simboli esoterici, sulle porte ci sono dei simboli che poi capiremo essere sostanzialmente la ricostruzione del termine Mefistofele, cioè sono capaci di invocare il diavolo, e soprattutto quello che è più importante è il basamento, cioè lo scantinato, dove ci sono degli scalini numerati. Alla fine di questi scalini c'è una formula matematica molto intricata che il genio di turno, chiamato naturalmente in causa, individuerà come una formula matematica incompleta, ma che recitata ad alta voce è capace praticamente di aprire mondi paralleli e soprattutto nel caso che ci riguarda di evocare sostanzialmente il diavolo. La figlia adolescente della coppia scompare perché comincia a scendere nello scantinato di notte perché è andata via la luce e naturalmente il contatore della luce dove sta? Sta giù, quindi deve scendere in questo scantinato dove si sentono le voci, dove c'è il buio più totale, eccetera eccetera, e va in crisi di panico, chiama la mamma: mamma aiutami, la mamma ci senti, scendi, sta al telefono con me, conta gli scalini sono 10, le comincia a fare 1, 2, 3. Arrivata a 10 la mamma pensa che si fermi, invece lei continua fino a 30 e poi scompare la voce. E questa è una scena che mi è piaciuta veramente tanto, è veramente sconvolgente perché si sente la voce della ragazza convinta di scendere 30 scalini e poi scompare nel nulla. A questo punto la madre crede che lei sia scomparsa ma non si arrende e la comincia a cercare. Lei è convinta che sia ancora in quella casa e che non sia scappata via, come dice naturalmente la polizia. Ci sono molti jump scaring durante tutto il film, ma ben architettati, la trama è molto avvincente. Anche il figlio rischia più volte di fare la stessa fine perché viene chiamato da voci all'interno di porte, da volti oscuri, ombre che si aggirano all'interno della casa. Alla fine cosa succede? Allarme spoiler, ve lo dico, succede che praticamente la madre riesce a capire insieme al padre, inizialmente titubante, il segreto della casa e la tecnica per scendere nello scantinato ed aprire questa porta che effettivamente si apre, questa con la formula matematica. Loro continuano a scendere giù questa scalinata praticamente infinita, dove alla fine trovano il diavolo che li insegue sostanzialmente, questa figura con le corna, con le zampe di diciamo di cavallo, di toro sostanzialmente, un po' una figura tipo Minosse sostanzialmente, e soprattutto trova una schiera enorme, centinaia di migliaia di persone, tutte quante una dietro l'altra, che non fanno altro che contare. Ed è questa la cosa sconvolgente del film, che si sentono persone che contano 1, 2, 3. Perché? Perché il diavolo sostanzialmente li ha maledetti e li costringe a contare. E quando vedrete questo film non avrete più il coraggio di contare ad alta voce tranquillamente come lo facevate prima, perché quando cominciano il giradischi che trovano in casa che ha un disco dentro che ripete ad alta voce questa formula matematica, e quando le persone entrano in trance nel film, sostanzialmente o di persona o per telefono, le sentirete cominciare a contare come la figlia inizialmente, e quando cominciano a contare stanno per essere possedute dal diavolo che le spinge ad andare in questo cellar, cioè in questo basamento, in questo scantinato, per andare insieme a queste altre persone prive di anime, semplicemente camminando una dietro l'altra e contando. Alla fine la madre trova la figlia, la porta via, lei continua sempre a contare e sembra essere sostanzialmente oramai perduta, la tira via da queste altre persone, la porta su insieme al resto della famiglia, che sembra un po' intontito perché stava per essere maledetto dal diavolo. Sembra che la questione si sia risolta, quando poi invece si scopre che aprendo la porta della casa loro non sono dove stavano prima, ma in una realtà parallela praticamente all'inferno, oramai bloccati, e tutti quanti cominciano a contare 1, 2, 3, 4, con un finale che lascia veramente sconcertati. Il film è fatto benissimo, le trovate sono tante.
Purtroppo ci sono un paio di buchi di trama, nel senso che si aprono a un certo punto dei passaggi che poi vengono immediatamente chiusi, tipo questo esperto matematico che poi è diventato un esperto matematico dopo un incidente stradale. Lui era una capra, non capiva niente, dopo un incidente stradale è diventato un mostro di matematica e quindi sa praticamente tutto, però come compare così scompare e non lo vediamo più nel film. Poi lui dice: guarda, questa formula matematica è uguale ad un'altra che un mio collega ha trovato in una casa del Belgio. Quindi si immagina che ci siano più case collegate fra di loro con tutte queste formule. Niente, questo viene detto e poi viene dimenticato immediatamente, cioè non si sa perché. Ci sono due o tre cose che non quadrano, nel senso che si perdono un po' per strada, però a parte queste piccole sciocchezzuole, il film si lascia guardare ed è molto più che sufficiente. Mi è piaciuto veramente tanto, mi è piaciuta la sceneggiatura, mi è piaciuta la fotografia, anche l'interpretazione degli attori è fatta molto molto bene, soprattutto quella del ragazzo, molto interessante. Per il resto la regia è molto solida, i jumpscaring, vi ripeto, sembrano un trucchetto da 4 soldi per fare paura, però sono usati veramente con cura, e anche il gioco di luci, ombre, insieme ai suoni, quello del giradischi d'epoca, queste formule matematiche cantate ad alta voce come cantilene, queste maledizioni sotto forma di conteggi, veramente creano un'atmosfera interessante. Guardatevi questo film, riscopritelo, anche se è recentissimo, perché vale veramente la pena. Quindi 4 film, 2 schifezze, una così così, uno guardatelo in 15 minuti, non ditemi che non sono stato bravo, condividete il video, mettete mi piace, iscrivetevi al canale, mi raccomando, grazie ai nuovi iscritti, siete sempre di più, siamo quasi 1000, alla prossima ragazzi, ciao!